L'ultimo episodio di questa stagione ci porta nel cuore gelido della Macedonia. Inseguiamo fino all'ultimo il sogno di un incontro con il camoscio balcanico. Non è solo un falò acceso a riscaldarci nell'ultimo giorno, ma anche la generosità della gente del posto, che ci ha accolti fin da subito con piatti caldi dai sapori autentici. Un'atmosfera che sa già di nostalgia. A chiudere il cerchio, le ultime cotorne, le più belle, il vero ricordo di questa terra aspra e meravigliosa. Be Wild non finisce qui. È una scommessa che si rinnova ogni anno, portandoci là dove la natura dettare le sue regole. Eccole! Sì! Grande Tabby! Ce l'abbiamo fatta! Questa mattina ci siamo svegliati con una piccola nevicata, c'è qualche centimetro di neve qui all'hotel. Vediamo come sarà su in montagna. L'obiettivo di oggi sono i camosci. Giulia è già in macchina, Cocco anche, sono le 4 di mattina, è ora di andare, dai. Siamo arrivati nella zona in cui cacceremo i camosci questa mattina. Questa notte ha fatto una leggerissima nevicata e adesso purtroppo per il momento su in alto c'è nebbia dove dovremo andare, quindi speriamo che nel frattempo che piano piano arriviamo su si apra la nebbia e ci dia la possibilità di cacciare. Cosa pensi, Tabby? Come ti sembra il posto? Non so, per adesso siamo nel bosco e non si vede la cima appunto per la nebbia, quindi come Cocco diceva che ci vogliono 2 ore di camminata per arrivare sul posto. Quanto sei contenta? Poco. Spero sia stato uno scherzo di arrivare un po' prima. Ragazzi, abbiamo una sfortuna in questo viaggio con il meteo. Non si vedono le cime. Cosa facciamo, Andrea? Cioè, andare su 2 ore a piedi per non vedere niente? No, ormai abbiamo già fatto quasi 40 minuti. Io direi arriviamo fino al limite della nebbia e ci sediamo a aspettare. Se abbiamo fortuna che di oggi si apre, si apre. Mettevano sole, però il meteo non è preciso, mi pare. Dobbiamo aver fortuna che si apra, perché tanto camosci cacciarli nella nebbia non ha senso. Non sei meglio di me, credo. No, non si vedono nella nebbia. Proviamo, sembrerebbe che magari si aprirà. La caccia all'ungulato per noi qua è stata solo un extra, era una cosa che volevamo provare a fare e abbiamo visto territori stupendi. Il primo giorno avevamo anche il meteo favorevole, abbiamo visto diversi caprioli, però siamo venuti qua per vedere qualche camoscio e la Macedonia purtroppo non è stata con noi troppo favorevole perché la nebbia e il meteo ci hanno veramente messo alla prova. Ci sono altri ragazzi col fucile, come potete vedere dietro di me, e loro sono qua per il cinghiale. Adesso uno si piazza qua, uno si piazzerà un po' più avanti e hanno liberato in fondo i cani perché nel weekend cacciano il cinghiale qua in questa riserva. Al massimo stiamo anche noi qua fermi a aspettare a vedere se arriva un cinghiale. E scarica. Per cacciare qua in Macedonia la selezione, quindi camoscio e capriolo, ci siamo portati dietro una Franchi Horizon in 308, questa è l'Elite Strata
e sopra abbiamo messo, e la carabina di Giulia ha montato su un 2,5 15x56, che è un'ottica che ti permette di fare tutte le cacce. Adesso che siamo qua in bosco, arrivasse un cinghiale, la tengo a 2,5 e se dovessi sparare un camoscio posso arrivare fino a 15. Vediamo, per il momento non è ancora servita, però portarla l'abbiamo portata. Tabby, non ho capito, questa è la tua, è la strata o la starata? Perché... È la strozzata. Senti i cani che abbaiano. Stanno arrivando su qua. Quanti metri siamo lì davanti? Aspetta, fermo. 173. Ok, sui 200 metri. Lasciamo in clic a 0. Accendiamo il puntino rosso. Aspetta, sei qua invece. Qua invece siamo sui 106 metri, guarda. 100 metri. Dovrebbe passare lì. Mi ha fatto molto piacere conoscere Coco, che in questi giorni è la nostra guida sia per la piuma che gli ungulati. All'inizio pensavo fosse un po' timido perché stava un po' per le sue, poi invece ho capito che parla poco sia italiano che inglese e quindi ci è voluto un attimo, però quando siamo capiti poi abbiamo dato il via a canzoni in macchina prima di andare a caccia, durante la caccia comunque sempre gentile, preciso. Sono molto contenta di averlo conosciuto e spero di invitarlo in Italia a caccia una volta. Ragazzi, stiamo aspettando qua da un paio d'ore. Sicuramente non fa caldo. Purtroppo su non si è aperto nulla, anzi si è chiuso un po', quindi abbiamo deciso di aggregarci alla battuta del cinghiale che stanno facendo sotto, nella speranza che qualcosa salga qua. E poi probabilmente scenderemo. Purtroppo col meteo non si può fare nulla, se non c'è visibilità non c'è, basta. Non potete capire, fa un freddo, cioè ho patito poche volte freddo così nella mia vita. Stiamo aspettando di capire se questa nebbia si apre o meno, però per farlo dobbiamo stare qua perché siamo proprio al limite e abbiamo deciso di accendere sto fuoco, speriamo che prenda, anche se le legna sono abbastanza bagnate, perché sennò, cioè io così non so quanto resisto. Un giorno addirittura ho dovuto accendere il fuoco perché ho visto Giulia abbastanza provata, faceva freddo e la caccia alla fine è così. Il camoscio non si è presentato, ma anche solo la possibilità di poterlo cacciare qui per me è stata una cosa bella e un privilegio poter essere qua con la carabina a cercare di questi animali. Visto che la nebbia non si è più alzata, ci siamo consolati almeno con questo fuoco, che ci dà una scaldata perché non sentivamo più i piedi. E purtroppo la caccia è così, ci sono volte in cui dà e volte in cui come oggi non ti permette neanche di provare. Ci abbiamo provato fino alla fine, oggi era la nostra ultima possibilità, quindi probabilmente per questo viaggio, per questa prima esperienza in Macedonia non vedremo il camoscio balcanico, però non ci possiamo fare niente, più che essere qui e più che averci provato fino alla fine. Brava Tabby che se hai resistito. Vabbè, ci abbiamo provato, come hai detto te, fino alla fine. Sarei stato curioso di vedere questo camoscio, un po' diverso dai nostri, più grande, no? Mi dicevi? Come trofeo anche, sì. Peccato. Anche perché alla fine, ragazzi, se a caccia fosse sempre tutto scontato, probabilmente non andremo più. Questo è anche il bello. Abbiamo fatto tanti chilometri, siamo arrivati fino qua con tante aspettative e poi il meteo non ci ha permesso di cacciare. Per fortuna ci siamo divertiti con i cani.
Sono molto contenta perché oltre a Coco e Lili abbiamo conosciuto anche altra gente del posto e devo dire che sono molto ospitali. Abbiamo cacciato 2 volte per esempio con delle squadre e dopo caccia ci hanno subito aperto le loro case di caccia, ci hanno cucinato sul fuoco la carne, siamo stati davvero bene. La Macedonia mi ha stupito per l'ospitalità delle persone del posto, per quanto vogliano farti provare e vivere quello che fanno loro, il loro cibo, le loro usanze. Anche quando siamo stati nei paesi, a visitare i paesi, ci hanno aperto i loro negozi, ci hanno fatto assaggiare i loro prodotti, ci hanno spiegato un po' le loro tradizioni e devo dire che ho trovato una cosa veramente, veramente interessante e carina. Ciao! Questa sera siamo spostati nella provincia di Kruševo, che è un'oretta dal nostro hotel, per visitare un po' i paesini. Abbiamo cercato di capire anche un po' come funziona l'economia locale e Liliana ci ha portato a visitare questa pasticceria in cui si produce un dolce tipico del posto, il locum, che è una cosa veramente particolare. Nico, il proprietario, ci ha spiegato un attimo come funziona il processo produttivo e loro in particolare, la sua famiglia, lavora in questo negozio e produce questo dolce tipico dal 1920. È tipo... È dolce, è dolce. Siamo appena entrati in questo negozio, come diceva Andrea, conduzione familiare, ci ha fatto assaggiare un paio di dolcetti tipici, sono buonissimi, anzi ci hanno preparato una borsa anche regalo da portare a casa, abbiamo comprato anche qualcos'altro perché non riesco ancora a capire come facciano comunque a far girare l'economia perché per esempio una scatola di dolcetti costa appena 1,20 €, qualcosa del genere. Abbiamo approfittato comunque per comprare qualcosina. Grazie. Ciao. Cocio. Qua in ogni negozio dove entriamo ci riempiono di cose, adesso vediamo cosa ci tocca, la salsicciotta. Dormire no! Grazie! Grazie. Molto grazie. Incantato! Ciao, ciao, ciao! Siamo venuti a visitare anche un falegname di qua, che è l'ultimo probabilmente che fa ancora le botti a mano, ed è molto bello poter vedere in questi paesi usanze che da noi ormai sono perse. Abbiamo appena concluso un affare e questo qua lo portiamo in Italia. Guarda che bello. Non so ancora per cosa, ma mi piaceva molto. Ci hanno aperto questo locale che era il posto preferito di questo famoso cantante di questo paese che si chiama Toše Troeski, il locale da quando è morto non l'hanno più aperto, giusto? 17 anni che ha abbandonato, infatti non sono neanche le luci, lo stiamo visitando così con le pile, ci sono anche dei colombi dentro, dei piccioni, è molto suggestivo. Ciao! Oggi, pomeriggio, abbiamo cambiato zona, si va a Cotorne. Abbiamo tutti e tre i cani, Petra, Hermes e Enel. Iniziamo con Petra.
Petra e Hermes e vediamo come va. Ormai è qualche giorno che usciamo con i cani e devo dire che sono molto contenta di Petra perché il primo giorno, i primi 2 giorni, insomma, era un po' così, non sapeva bene cosa stessimo facendo, anche perché è la prima volta che viene a Coturnici. E invece adesso ha iniziato a capire, ha iniziato a fermarle già da ieri e quindi sono super contenta. Non è una caccia che io faccio di solito, infatti è la prima volta che le vede anche lei, di solito la porto a Beccacce, però devo dire che il territorio mi sta piacendo un sacco e secondo me anche a lei. Brava! Dammi! Porta! Erano già di qua in fondo, sono partite già. Non ci danno tempo, ragazzi, ste cotorne. Non bisogna... Purtroppo non si può aspettare, niente da fare. Sono nel pulito, corrono via. Qua la cagna era ferma lì, è arrivata fino qua. Loro mi sono già partite laggiù. Gli ho fatto 2 botte, una lontana e per fortuna è caduta. Di seconda col 6. Se no ci fregano di nuovo. Non so se Giulia è riuscito a spararlo o no. Bravo Hermes, bravo, portala. Bravo, bravo Teto, bravo. Che begli animali che sono, Sono intelligentissimi. Bravo. Ci danno parecchio filo da torcere perché quando i cani fermano loro iniziano subito a cambare, camminano, si spostano, ci partono lunghe. E purtroppo è difficile fare una scena fatta bene. Adesso speriamo di riuscire a chiuderne un volo in un punto un po' più riparato che tengano un po' di più. Grazie a questa regina delle rocce, Macedoni. Nonostante il terreno mi piaccia un sacco qui, trovo che comunque sia molto difficile perché è sconnesso, è difficile camminare. Poi in salita voi sapete benissimo che io faccio la doppia della fatica di Andrea che gioca in casa, difatti per questo diciamo che lui è il primo ad arrivare sull'azione dei cani, anche se dai, quest'anno non sono messa male, sono abbastanza allenata, però diciamo che mi perdo magari gran parte dell'azione e vabbè. Questo è il lavoro di Andrea, in montagna, c'è niente da fare. Tappi, quello lì davanti, già a 65 anni, non ci lascia respirare un secondo. È sempre su. Andiamo a vedere com'è qua, a destra qua. Là è bello. Io ragazzi sto invecchiando, mal di schiena tremendo, quindi ho lasciato il mio fucile un po' a cocco, tanto tengo Petra, così mi riposo un attimo. Facendo 2 minuti di pausa nel punto peggiore della Macedonia, penso, perché c'è il vento che arriva a 360 gradi, non capisco da che parte arrivi. Dura oggi, ragazzi. Freddo, vento, rocce, salite. Cocco. Freddo. Catastrofa.
Haide, haide, haide. Stiamo cacciando tutta questa zona in cui in agosto è passato un grosso incendio e devo dire che è molto particolare. Purtroppo per adesso non siamo ancora arrivati su un volo, non abbiamo ancora visto le fatte, però abbiamo davanti tutta questa valle, poi rientriamo da quella là, dai ragazzi che non è ancora finita, su. Il cane è fermo nel canale. Guarda davanti a te, Tabby. Sono le cacche qua, sì. Eccola, Tabby, Tabby! Vai Tabby, vai, questa qua! Alta sopra! Vabbè. Ragazzi, questi ci hanno fregato. Stavamo arrivando su Enel, sono già partiti su Alte. Io questo l'ho padellata proprio. Tabby, tu? Che domande? Vai, benvenuta nel team. Vabbè, questa qua l'ho sparata per provarci. Piano, però... Enel. Purtroppo questa avventura macedone è giunta al termine. Abbiamo fatto tante cose diverse, Cotorne, Starne, Carabina. Abbiamo visto tanti territori diversi e noi in Italia tante volte non ci rendiamo conto di quanto nel mondo ci siano ancora posti selvaggi e privi di vita, perché qua tutta questa valle in cui cacciamo le cotone adesso si vede per chilometri e chilometri, non c'è un'abitazione, non c'è nessuno. Ci sono tantissime cotorne, sono molto difficili, probabilmente anche un po' per il periodo in cui siamo venuti e per le condizioni meteo, e questa volta la maggior parte delle volte hanno vinto loro, ma la caccia alla fine è così, ci sta a non vincere sempre, ci sta a far fatica ed è poi anche il bello. Le azioni che siamo riusciti a concludere ce le ricorderemo bene e sono contento di poter essere stato qua con Giulia e con mio papà e con i nostri cani a avere il privilegio di cacciare su queste montagne. Tabby, allora, cosa ti aspettavi della Macedonia e cosa ti aspettavi delle cotorne? Allora, dalla Macedonia non mi aspettavo sinceramente questi paesaggi così belli, queste montagne così belle, mi aspettavo un paesaggio un po' più collinare, più pianura, invece mi ha sorpreso molto, ti dico la verità. Vero. E la cotornice l'ho cacciata pochissime volte in vita mia e direi che comunque in questi paesaggi qua è stato bellissimo, sono molto contenta di Petra, ti dirò. Anche se è stato difficile cacciarle, cioè per me lo sparo passa in secondo piano perché guardo prima il cane. Sì, è vero. E sono le sue prime cotorne e non posso, posso solo dire di tornare a casa super orgogliosa di lei e felice di questa avventura. Abbiamo assaporato un pezzo di Macedonia, abbiamo visto la sua cultura, siamo andati ai negozietti, alla fine tutto l'insieme è un viaggio che ci ricorderemo. È stata una bella sorpresa, devo dire.